Posso definirmi appassionato di qualcosa che in realtà conosco solo superficialmente. Tutti parliamo di musica e io sostengo da tempo che ci sia un'enorme sopravvalutazione di quella che molti dichiarano come passione, ma in realtà è un passatempo. Ok, passatempo può sembrare una parola un po' ingiusta, mortificante, eppure credo che moltissimi segnali ci suggeriscano di limitare il rapporto con la musica proprio a questa dimensione. Ad esempio, sono piuttosto diffuse delle tendenze tipo scarsa o nulla intenzione di approcciare la musica in maniera critica, scarsa o nulla volontà di conoscere tanto i grandi del passato, così come di scoprire qualcosa di diverso, in qualsiasi epoca esso si collochi, ascolto passivo e quindi tendenza a subire il bombardamento dei media, di fatto finendo per farsi piacere qualsiasi cosa, così, per sfinimento, che poi è proprio quello a cui punta il bombardamento. Tra le peggiori di queste tendenze, quella di trattare una discussione sull'arte come due curve che si ammazzano di legnate e insulti per un calcio di rigore. E infatti tendenzialmente si hanno delle opinioni che vengono espresse con aggressività, a volte addirittura con violenza, ma raramente supportate da dati o comunque pensieri di valore. Il fatto è che la musica, e questo lo riconosco, tende a ingannare, soprattutto quella subita un po' bovinamente. Si lega a un'emozione esterna, come il collegarla ad aver incontrato una ragazza, il viaggio fatto con gli amici, un momento di sofferenza, un momento di grande allegria, oppure anche solo un film che ci è piaciuto, dandoci quindi l'illusione di essere legati emotivamente con la canzone, mentre invece siamo semplicemente legati all'emozione alla quale è connessa. Ed è forse questo uno dei motivi per i quali anche le persone evidentemente più incompetenti difendono con violenza i propri beniamini, perché in realtà non stanno difendendo gli 883, i Pooh o Pino Daniele, stanno difendendo il periodo vissuto in quella città, la persona alla quale erano legati, oppure uno dei più forti, stanno difendendo la propria giovinezza, cioè i propri ricordi, che sono naturalmente intrisi ed edulcorati dalla nostalgia. Spesso dell'artista che stanno difendendo conoscono un paio di canzoni, ma sono tutte collocate in una sorta di finestra ricordo, come fossero in una cartella del computer o in un archivio nell'armadio. Cartella svago e divertimento, cartella primi amori, cartella università o qualsiasi altra cosa conservi valore nel ricordo. Ed è tutto legittimo, romantico e vero. E quindi arriviamo al nocciolo della questione. Posso definirmi appassionato di qualcosa, amante di qualcuno, che in realtà conosco solo superficialmente e per lo più è filtrato dal ricordo? Lo ripeto, non voglio sminuire questa dinamica, che è umana, naturale e assolutamente rispettabile. Intendo solo ridefinire i confini di quella che con una certa leggerezza definiamo passione, se non addirittura amore. Chi ama l'arte ama l'oggetto in sé e l'oggetto dell'arte vive di vita propria, non ha bisogno di essere parassita di un'emozione, anzi le emozioni le crea. D'altra parte anche l'approccio empirico e l'osservazione del fenomeno passione, spostandolo in altri campi, ci suggeriscono una certa sopravvalutazione di questo termine quando lo applichiamo alla musica. E allora chiediamoci che cosa hanno in comune gli appassionati. Tutti gli appassionati autentici, che lo siano di ciclismo, computer, chitarre o scarpe. Conoscono i modelli, ne conoscono la storia, bramano le novità, si interessano tramite siti, pagine, riviste specializzate, provano, sperimentano e discutono, che sia sul nuovo cambio della bicicletta, sulla nuova scheda grafica del PC, sul nuovo pick-up al ponte della chitarra. Ma ve lo immaginereste un appassionato di chitarre che non è in grado di riconoscere una Telecaster? Un SG, una Flying V? Vi pare che un pescatore vero non sappia il peso del piombo che ha applicato alla lenza? Ecco, allora perché l'appassionato di musica, ad esempio, non dà importanza alla qualità dell'ascolto? Perché non si interessa ai dispositivi di riproduzione? Perché non sa se sta ascoltando un file compresso o un lossless? Potrei dire di avere una smisurata passione per il cinema mentre guardo solo film scaricati in qualità pessima e li riproduco su un Mivar 14 pollici in 4 terzi, quindi perdendo tutto ciò che accade nelle bande laterali.
La risposta credo che sia evidente. E allora perché al contempo invece posso dire che la musica è la mia vita e posso definirmi un appassionato, un innamorato, mentre l'ascolto esclusivamente attraverso un telefono, una cassettina Bluetooth penosa, degli auricolari che mangiano frequenze, cancellano informazioni, distorcono le voci? Questa realtà io la tocco con mano tutti i giorni. Ad esempio, i video che hanno come argomento ascoltare bene, spendendo poco tra l'altro, che comunque cercano di rispondere a un problema, o meglio, cercherebbero di rispondere a un problema, ma non lo possono fare perché il problema a quanto pare non c'è. Infatti sono i video meno guardati di sempre. Poco male, potrebbero essere i miei video a non piacere e quindi pazienza. E invece no, perché purtroppo il disinteresse è diffuso, è un dato di fatto e le prove si recuperano facilmente. Basta guardare anche qui, su YouTube. In Italia, e ripeto, in Italia, quasi nessuno recensisce DAC, DAP, amplificatori per le cuffie o cuffie stesse. E anche quando trovate delle recensioni su auricolari o cuffie, si tratterà quasi sempre di modelli alla moda, quasi sempre inerenti all'utilizzo in Bluetooth con il cellulare e focalizzate soprattutto sulla velocità di accoppiamento, la durata della batteria, la bontà in chiamata, il numero di microfoni. Raramente si parla in maniera seria della resa audio, anche perché, detto tra noi, la maggior parte di questi modelli fighi generalmente sono tanto costosi quanto deludenti sotto il profilo della qualità audio. Questi non sono altro che ulteriori segnali di quanto probabilmente è vero che dovremmo parlare con meno facilità di passione e amore. Io invece continuo a pensare che imparare ad ascoltare bene la musica sia un passo importante verso la consapevolezza e lo sviluppo di un senso critico, cose che non sono fini a se stesse perché alla lunga potrebbero influenzare le produzioni, che ormai sono diventate completamente disattente ai dettagli, alle dinamiche, e dove a vincere è la tendenza alla compressione, cioè al piattume fondamentalmente. Siccome non dico niente di nuovo e queste sono tutte cose conclamate, se qualcuno volesse approfondire, le parole chiave sono Loud West War o Guerra dei volumi. E poi nell'immediato io penso anche al singolo. Una persona che vorrebbe anche avvicinarsi al mondo dell'ascolto di qualità, ma è logicamente impaurito da un acquisto alla cieca e si perde tra le infinite proposte. Ed è facile che perda di entusiasmo, che si allontani da questo bel mondo. Non è giusto che per informarsi debba vedere un video in inglese, in spagnolo o in hindi, solo per avere un'idea del prodotto che ha intenzione di mettere nel carrello. Per queste persone continuerò a recensire dispositivi economici per ascoltare la musica e dare qualche consiglio per migliorare gli ascolti in maniera gratuita o comunque molto molto economica, ovviamente anche compatibilmente con i miei limiti di spesa. Ed è importante che lo si faccia, che ci si aiuti, che ci si contagi, perché quante più persone si avvicineranno a questo mondo e quanti più appassionati veri avremo, migliore sarà anche il mondo della musica in generale. Un ascolto di qualità, quindi rilevatore, renderà evidente la piattezza, la pochezza o la scarsa cura nelle produzioni, orientandoci sempre più verso quelle che sono belle da sentire, perché questa è la musica. E forse costringeremo l'industria a lavorare con maggiore qualità, a lavorare sulla scena, la cura dei livelli, l'immagine stereo, magari addirittura a richiamare i musicisti.